Buongiorno cari amiche e cari amici, benvenuti in un nuovo tutorial. Oggi vi propongo uno dei miei soliti punti. È un punto come sempre facilissimo ma stupendo, perché guardate che lavorazione che viene. È bellissimo e pensate che bisogna soltanto fare dei punti a diritto. È un punto che non è reversibile perché dall'altra parte si presenta in maniera diversa. Può essere utilizzato per fare delle copertine perché guardate, non torce nei bordi e non si arrotola, quindi copertine, cardigan, sciarpe, cappelli, perché risulta anche abbastanza elastico, e comunque un punto che si presta a tutti i tipi di progetti che volete realizzare con i vostri ferri. A questo proposito ricordo ancora una volta, per chi si fosse iscritto da poco, che io non utilizzo i ferri circolari, quindi non chiedetemi come bisogna svolgerlo con i ferri circolari perché non è mia competenza, e non faccio neanche dei maglioni. Bene, detto questo, vi invito a iscrivervi al mio canale per non perdere neanche uno dei miei prossimi tutorial e condividete i miei video con chi sapete essere interessato a fare la maglia. Guardiamo ancora una volta da vicino questo punto che crea comunque queste sorti di diagonali e questo piccolo rilievo, guardate, bellissimo, stupendo. Bene, andiamo immediatamente al tutorial. Il nostro punto è un multiplo di 2, quindi dovete montare un numero di maglie pari, più aggiungere i 2 punti di vivagno. Alcuni mi chiedono, ma sono proprio necessari i punti di vivagno? Sì, sono necessari per svariati motivi, uno dei quali che se dovete unire più pezzi, il punto di vivagno vi aiuterà a fare una cucitura più lineare e meno visibile, e in secondo luogo perché alcuni punti iniziano con i gettati, quindi se non avessero il bordo non sarebbe agevole la lavorazione. Allora, iniziamo subito. Dopo aver montato un numero di maglie pari, vi dico che il nostro punto consta di 4 ferri, 1, 2, 3, 4, poi si ricomincia da capo. Primo ferro, tutto al diritto, quindi essendo che eseguo i bordi anche al diritto, lavoreremo tutte le maglie che si presentano al punto diritto. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione troverete il punto scritto. Per accedere alla descrizione basterà cliccare sul titolo indiretto del mio video. Quindi primo ferro, tutto al diritto, quindi semplicissimo. Secondo ferro, primo punto al diritto. Dopodiché, a proposito di quello che vi dicevo prima, eseguo un gettato. Capite bene che se non ci fosse il punto di bordo verrebbe fuori un pasticcio, non si potrebbe realizzare questo punto. Quindi un gettato e le 2 maglie successive a diritto, 1 e 2. Dopodiché accavallo il gettato, mi aiuto con l'indice per non farmi sfuggire i 2 punti, su 2 punti che ho lavorato al diritto, in questa maniera. E di nuovo un gettato e 2 maglie al diritto, 1 e 2. Dopodiché accavallo il mio gettato sui 2 punti al diritto e di nuovo un gettato e 2 diritti, 1 e 2. Accavallo il mio gettato sui 2 diritti e di nuovo un gettato e 1 e 2 diritti e di nuovo accavallo il mio gettato su 2 punti al diritto, in questa maniera. Punto di bordo al diritto, questo era il mio secondo ferro. Terzo ferro, tutto al diritto. Quindi vedete, è molto semplice, c'è solo diciamo questa piccola difficoltà dell'accavallata, ma che è proprio quella che dà luogo al disegno. Quindi insomma non è poi così complicato, bisogna solo prestare un pochino attenzione a non farsi sfuggire i punti, ma se tenete con l'indice la punta del ferro vedrete che non sfuggirà proprio niente. Questo era il terzo giro, adesso siamo al quarto e ultimo giro, dopodiché si ricomincia dal ferro numero 1. Il quarto giro si esegue invece in questa maniera.
punto di bordo al diritto, dopodiché inizio con il primo punto a diritto. E di nuovo il mio gettato e 2 maglie al diritto, 1 e 2. A cavallo il gettato sulle 2 maglie al diritto, vedete che mi aiuto con l'indice, e di nuovo un gettato e 2 diritti. A cavallo il gettato sulle 2 maglie che ho appena lavorato, e di nuovo un gettato e 2 diritti. A cavallo il gettato sulle 2 maglie che ho appena lavorato. Mi avanza un punto, l'ultimo punto lo eseguo al diritto, l'ultimo punto del lavoro, e poi ho il punto di bordo a diritto. È tutto qui il punto, vedete com'è carino, già sta cominciando a venire fuori. Allora, il secondo e il quarto ferro sono simili, ma siccome noi vogliamo far venire il disegno in diagonale, nel quarto ferro sfalsiamo il giro, in poche parole. Quindi primo ferro a diritto, secondo ferro un gettato, 2 diritti, a cavallo il gettato su 2 diritti, terzo ferro al diritto, quarto ferro invece per sfalsare inizio con un diritto e poi procedo ad un gettato, 2 diritti e a cavallo di nuovo il gettato sui 2 diritti. Finisco il ferro con un diritto e poi il punto di bordo. È tutto qui il mio punto. Io mi auguro che vi sia piaciuto questo video, mi raccomando scrivetemelo nei commenti se vi è piaciuto. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo al nostro prossimo video. Ciao dalla vostra Vera, ciao ciao!